In questa video lezione, vedremo come possiamo definire l'opzione di input che vogliamo utilizzare, ovvero vedremo come definire con quale metodo l'utente interagirà con il programma. È possibile utilizzare una di queste 4 opzioni di input, tramite il touchscreen, tramite le scansioni automatica e manuale, tramite l'utilizzo di sensori, oppure tramite il puntamento oculare. Per ogni informazione sull'hardware compatibile non esitate a contattarci al 07831925646. Dopo questo veloce excursus, andiamo a vedere dove si trovano queste impostazioni. Innanzitutto dobbiamo trovarci nel lato amministratore. In basso a sinistra, nell'area menu generale, troviamo il pulsante opzioni input. Appena lo premiamo, apparirà la finestra relativa alle opzioni di input che possiamo utilizzare. Di default vi è impostato l'opzione touch. Andiamo ad analizzare la barra superiore di questa finestra. In alto a sinistra sono presenti le 4 opzioni di input. Premiamo sulla prima icona, ovvero l'icona relativa all'opzione di input denominata touch. Questa schermata è divisa in 5 aree principali. La prima è l'area più grossa e ci permette di provare le impostazioni che stiamo scegliendo. Al di sotto di questa area, troviamo un'area in cui diciamo al software se vogliamo usare il tocco singolo sulla cella, oppure il doppio tocco. Nella sezione inferiore, ci sono 4 aree. La prima area serve per selezionare il colore della preselezione ed il colore della selezione. La seconda area serve per temporizzare il tocco, ovvero, quanto tempo deve passare da un tocco all'altro. La terza area, chiamata blocco click, serve per limitare il numero di pressioni successive che si possono effettuare. Per utilizzarlo dobbiamo mettere il segno di spunta vicino alla sinistra della scritta attiva e al di sotto dobbiamo selezionare il numero delle volte consecutive che possiamo effettuare click consecutivi. Nell'ultima area, ovvero l'area chiamata altro, possiamo attivare 3 opzioni: ingrandisci cella, riempi sfondo, leggi contenuto. La prima opzione, ovvero ingrandisci cella, serve per far sì che alla pressione della cella, la stessa si ingrandisca. La seconda opzione, ovvero riempi sfondo, serve per riempire lo spazio che intercorre tra la cella ed il bordo di selezione. La terza ed ultima opzione, ovvero leggi contenuto, serve per leggere il contenuto della cella all'avvenuta pressione. Abbiamo appena conosciuto l'opzione di input relativa al touch. Ora andiamo ad analizzare la seconda opzione di input, ovvero l'opzione automatica. La funzione automatica è quella opzione di input con cui vengono utilizzati dei sensori. Per far ciò dobbiamo portarci nella barra superiore e dobbiamo premere il secondo tasto presente in alto a sinistra. Questa finestra è simile a quella che abbiamo visto prima, però ci sono 4 differenze. La prima è che l'area dedicata all'anteprima è più piccola rispetto a quella presente nell'opzione di input touch. Questo perché alla sua destra è presente un'area che ci permette di simulare un sensore. La seconda differenza si trova nella barra presente al di sotto dell'area di anteprima. Questa barra serve per selezionare il tipo di selezione che deve effettuare il sistema, ovvero se effettuare una selezione sequenziale, piuttosto che righe colonne, piuttosto che colonne righe. La terza differenza si trova nel fatto che nella parte inferiore della finestra non è più presente l'area blocco click, ma al suo posto è presente l'area blocchi che serve per impostare il numero di celle che deve selezionare in modo automatico. La quarta ed ultima differenza si trova nell'area tempo preselezione, che in questo caso serve per dire al programma quanto tempo deve passare da quando si sposta da una cella all'altra. Ora passiamo alla terza opzione di input, ovvero l'opzione manuale. Per far ciò dobbiamo portarci nella barra superiore e dobbiamo premere il terzo tasto presente in alto a sinistra. Questa opzione funziona con un tipo di sensore che ha 5 pulsanti, ovvero il tasto su, indietro, avanti, selezione ed il tasto giù. Abbiamo la possibilità di dire al programma a quale tasto vogliamo associare una di queste 5 funzioni. Per far ciò dobbiamo premere il tasto gestisci i sensori. Una volta premuto, ci apparirà la schermata dove possiamo associare i tasti ai sensori che vengono collegati al dispositivo che si sta utilizzando. Per farlo dobbiamo associare innanzitutto uno dei comandi presenti, ovvero il tasto esegui oppure il tasto avanti.
Una volta premuto su uno di questi tasti, verremo portati nella finestra in cui possiamo associare un sensore al tasto che abbiamo scelto. Per farlo, dobbiamo innanzitutto collegare al dispositivo il sensore a cui vogliamo associare quel determinato tasto. Una volta fatto ciò, dobbiamo effettuare un clic con il sensore e dobbiamo premere su Fatto. A questo punto, abbiamo associato al tasto preso in questione il sensore che abbiamo appena utilizzato. A questo punto abbiamo preso confidenza con l'opzione di input manuale. Andiamo a conoscere l'ultima opzione di input, ovvero l'opzione di input con puntamento oculare. In questa schermata abbiamo la possibilità di selezionare cosa succede quando l'utente guarda in una cella. Ci sono 4 tipi di feedback: ingrandimento punto, restringimento punto, completamento bordo, torta. Possiamo definire anche la grossezza dei punti, o dei bordi o della torta tramite l'area presente alla destra dell'anteprima.